Demoni, nero, nero e ancora nero. Questo troveremo nella seconda puntata dedicata all'arte di Fabio Listrani, ma non preoccupatevi, il mazzo che andremo a conoscere ne vale assolutamente la pena. Ecco a voi i Goetzia Tarot in Darkness. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot degli vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e all'icona per iscrivervi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me! Ciao, benvenuti nel video della puntata. Adesso passiamo all'analisi fisica del nostro mazzo Goetzia Tarot in Darkness, ovviamente creato in totale, quindi sia ciò che è scritto nel libretto, ovviamente anche la parte artistica, curata appunto da Fabio Listrani e editato dallo Scarabeo. È andato alle stampe nel settembre 2021, quindi prima rispetto al Notoria Tarot in Light. Come vedete è uno di quei mazzi a cui è stato dedicato dallo Scarabeo un po' più attenzione e cura nel packaging. Infatti abbiamo questa bella scatolina, ve la mostro interamente, quindi qui troviamo dei sigilli, dei simboli. Questa è la parte dove troveremo anche questa illustrazione nel mazzo, molto resistente. Qui in fondo troviamo ovviamente le lingue presenti nel libretto, e quindi inglese, italiano, spagnolo e portoghese. E quando voi aprirete il mazzo, che è molto semplice, molto facile, troverete al suo interno il mazzo, questo possiamo metterlo qui, il libretto, ecco, poi la carta, quella che io chiamo di copertina, di presentazione, molto carina, quindi come se fosse effettivamente una vera e propria copertina. Questo è il retro. Le carte sono molto lucide e molto scure, come vedremo. Infatti ve l'avevo già accennato all'inizio. Alla fine ovviamente sono 78 e le andremo a vedere tutte. C'è la carta di riferimento per seguire lo Scarabeo su Instagram e su Facebook, per ricevere tutte le informazioni e vedere anche le novità in corso. Quello che c'è da dire effettivamente è che le carte sono laminate, lucide, molto resistenti. La grandezza, giusto per farvi rendere conto, è uguale a quella del Notoria, se avete visto la puntata precedente, però lo ridico, è di 7 centimetri ogni carta per 12. Ovviamente potete notare il bordo è bianco, se lo desiderate, se volete potete colorarlo di nero, così da renderlo molto più magico e misterioso. Io per il momento lo lascio così, poi ci penserò se fare questo cambiamento. Lo spessore totale di tutto il mazzo è di 3,5 centimetri. È vero che è abbastanza grande, cioè rispetto agli altri mazzi un po' più commerciali dello Scarabeo,
scarabeo, ci sta perché ovviamente queste sono un po' più spesse, ma non è uno spessore difficile da mischiare. Io che ho delle mani molto piccole ci riesco perfettamente. Non uso tipi di mescolamento tipo riffle shuffle, qualcosa di più aggressivo, perché personalmente ci tengo che il mazzo subisca meno urti possibili, così non si vanno a rovinare soprattutto i lati e gli angolini. Però ovviamente ognuno si deve sentire di fare quello che meglio crede. È solo un piccolo suggerimento per rendere le carte un po' più longeve. Ovviamente abbiamo parlato dei Notoria Tarot che parlano e trattano degli angeli e quindi della luce, e adesso ovviamente ci dedichiamo all'ombra, alle tenebre e ai demoni. Dopo questa breve introduzione adesso andiamo a vedere le carte. Eccoci di fronte ai nostri primi 22 arcani maggiori. Riguardo questa cosa ci tenevo proprio, adesso andando a prendere il librettino per spiegarvi velocemente qualcosa. Non ve l'ho detto all'inizio del librettino, perché ovviamente volevo indagare, diciamo, insieme a voi man mano nel visionare le carte. La cosa più importante, oltre al fatto che sono in 4 lingue e oltre soprattutto al fatto che purtroppo è molto riduttivo, molto essenziale. Se andiamo a vedere la pagina in italiano, una cosa ben fatta, seppur un'infarinatura generale, è proprio la presentazione della Goetia. C'è questa bellissima poesia, io la definisco poesia, ma potrebbe essere quasi definita una specie, dico tra virgolette, di preghiera. E poi spiega proprio l'Ars Goetia, distinzione comunque per far capire le ombre e i demoni. C'è la parte in rosso che appunto ci parla anche dei riferimenti di Carl Gustav Jung. Poi proprio sul lato ombra, perché c'è tutto un lavoro, magari appunto ne parleremo, sullo shadow work, cioè sul lavoro sulle ombre che si può fare anche con questo mazzo. Infatti parla proprio qui del shadow work, molto interessante. Poi i riferimenti alla Cabala e all'albero della vita. C'è tante cose, quindi una specie di bella introduzione doverosissima, fatta abbastanza bene, quindi consiglio assolutamente di leggerla. Si parla proprio dell'inconscio, dell'utilizzo dei simboli, quindi vi sto a dire proprio in genere la struttura del mazzo che andremo adesso a vedere insieme. La cosa un po' striminzita, un po' troppo striminzita, è che troverete, spero che si possa vedere, una specie di schema dove c'è il nome del demone, la carta di riferimento, insomma ci sono tutte le varie indicazioni. Un piccolo significato, cioè solo le poche parole chiave per appunto tutte le carte, però è una specie di schemino e basta, non ci sono suggerimenti di lettura, non ci sono cose di questo tipo. Questa è l'unica pecca secondo me, perché fa sì che una persona normale dico che non conosce i demoni, i significati, le loro peculiari caratteristiche, dovrebbe andare a cercare purtroppo da un'altra parte. Ci sta perfettamente, perché altrimenti doveva essere enorme questo libro. Forse, se non sbaglio, siccome la prima edizione molto speciale, molto particolare, forse era corredata da un libro molto più sostanzioso, e quindi probabilmente, magari se qualcuno di voi proprio conosce la prima versione lanciata su Kickstarter, ci saranno forse delle indicazioni in più, almeno lo spero. Questo è il libretto.
Ovviamente parlando proprio delle carte, voi troverete nello schemino l'indicazione carta per carta che va a seguire nello specifico il numerino dopo il simbolo del demone, e quindi io ho scelto una sequenza diversa, cioè andando a prendere quello degli arcani maggiori. Come vedete nella carta parliamo subito delle indicazioni che troverete sulla sinistra, già da notare che comunque le carte sono prive di bordi, quindi la grafica raccoglie tutta l'intera carta. Troveremo all'inizio, come detto, il simbolo del demone, poi il numero di riferimento, il numero della carta in sequenza, e poi c'è il nome del demone. Non ve li starò a dire assolutamente per non tediarvi con la mia pessima pronuncia e quindi altrimenti saremo lì solo a dedicare tempo. Potrete cercare sicuramente voi, andare ad approfondire, perché in realtà si potrebbe parlare per ore e ci sarebbe veramente tanto da dire. Quindi poi troviamo il numero di riferimento dei tarocchi, in questo caso è il matto 0, the fool, appunto abbiamo il nome in inglese, e poi ci sono dei riferimenti astrologici, quindi con i segni zodiacali, i pianeti, alcune indicazioni tratte dagli studi di Aleister Crowley e Eliphas Levi. Sono molto interessanti perché daranno vari spunti a livello interpretativo, e quindi magari vediamo poi nella visione delle altre carte. Se volete potete fermare il video in questo momento per poterli visionare nella loro interezza, e vi ricordo che subito dopo comunque c'è lo slideshow, così li potete vedere a tutto schermo nel miglior modo possibile, perché effettivamente, come già vedete, la grafica è molto dark, molto scura, tanto scura, in linea proprio perfettamente con la Goetia. E appunto visionatele bene, noi ci vediamo con le altre carte. Eccoci di fronte al primo gruppo di arcani minori. Ho scelto le coppe e qui
vi posso già dire che effettivamente dovete lasciare, abbandonare totalmente i significati, se conoscete ovviamente i significati dei tarocchi, che siano marsigliesi oppure effettivamente quelli Waite Smith, perché questo è un mazzo, come in Notoria appunto, totalmente a sé, quindi va studiato a parte. Il fatto che ci sia il riferimento alle carte dei tarocchi, sì, in realtà possono essere letti in base alle conoscenze che si hanno. Assolutamente non è consigliato a chi ha le prime armi, perché effettivamente o conoscete già i significati delle carte, quindi andate, dico tra virgolette, un po' a memoria, sconsiglio sempre questa pratica. Meglio affidarsi alla visione, alle emozioni, alle sensazioni che vi può dare ogni singola carta. Qui ci sono comunque dei piccoli riferimenti, ma veramente piccoli, che potreste riconoscere osservando attentamente ogni singola carta, però come vi ho detto siamo proprio lontani da quelli classici di un mazzo Waite Smith, figuriamoci da un tarocco marsigliese. Qualcosina può essere riconosciuto, lo troverete magari negli assi, in questo caso c'è questo mega pentolone dove appunto è facile pensare che che siamo di fronte all'asso di coppe. Un'altra cosa importante, quando vi avevo spiegato che troverete sul fianco insomma tutte le varie indicazioni, ovviamente i riferimenti ai sigilli li troviamo solo per gli arcani, e anche i demoni ovviamente, solo per gli arcani maggiori, i minori solo per quelli numerali, mentre per le carte di corte e gli assi ci sono delle indicazioni a sé, diciamo, soprattutto come abbiamo visto nei Notoria. Qui ci sono delle indicazioni dei demoni, ovviamente si devono studiare, si devono valutare. Quindi visionatele se volete bene in questo momento. Vi ricordo che se vi dovesse piacere questo mazzo, in descrizione trovate i link per acquistarlo. E adesso andiamo a vedere il prossimo gruppo. Eccoci di fronte ai pentacoli o denari, quindi abbiamo le nostre 14 carte, quelle numerali da 1 a 10, e poi le carte di corte. Ovviamente c'è da spendere qualche bella parolina nei confronti dell'artista, che prima di tutto ha creato praticamente da zero, perché se andate a vedere il suo profilo, fa anche vedere qualche attimo di creatività proprio durante la creazione delle carte stesse e dell'arte sua in genere, visto che è un illustratore e anche un musicista, quindi vi consiglio di seguirlo. Come vedrete, lui costruisce proprio da zero le sue immagini, le sue figure, soprattutto i personaggi in 3D, e poi costruisce le varie ambientazioni. Che io sappia, visto che devo ancora studiare e approfondirlo, perché veramente c'è tantissima roba da studiare, e io sappia ha creato comunque le varie immagini dei demoni usando la sua fervida fantasia, quindi è ovvio che ci sono dei riferimenti, dei studi sicuramente approfonditi sull'argomento, e quindi però ha utilizzato molto le sue capacità sia artistiche sia ovviamente, come vi dicevo, di profondo conoscitore di questo tema. Un'altra cosa importante da dire, l'avevo già accennato nella scorsa puntata, si tratta di attingere a quelle conoscenze dell'Emegeton, e quindi abbiamo questi l'Ars Goetia e l'Ars Notoria, che fanno parte appunto di questo grimorio. È la piccola chiave di Salomone,
che in pratica ha dato i natali a queste meravigliose opere. Una cosa che ci tengo assolutamente a dire, lo so, diciamo, lo dico brevemente, una cosa importante è che si tratta assolutamente di non adorare i demoni, si tratta di conoscerli, di approfondire questo argomento per far sì che noi possiamo fare un percorso di conoscenza, di comprensione all'interno di noi, nel nostro inconscio, dove magari appunto si conservano e si nascondono tutte le nostre paure, quindi il lato ombra che secondo me va assolutamente non solo compreso o accettato, però cercare proprio di fare un percorso di conoscenza, di approfondimento. E poi ovviamente se andrete ad approfondire, io vi consiglio anche di valutare l'opportunità di vedere un po' le opere di Aleister Crowley, e in questo caso, visto che c'è anche la sua influenza, è importante che lui interpreta in chiave psicologica i demoni descritti per risvegliare o stimolare parti del nostro cervello e del nostro inconscio. Adesso, se volete, potete fermare il video in questo momento e così proseguiamo il nostro percorso, andiamo a vedere gli altri arcani minori. Proseguiamo il nostro percorso con un altro gruppo di arcani minori, in questo caso abbiamo i bastoni, elemento fuoco, e lo potete notare proprio verso nell'angolino ultimo dove c'è il simbolino del fuoco per tutte le carte, ovviamente, tranne per il lasso di bastoni. In questo caso abbiamo il simbolo del Sagittario. Potete fermare il video in questo momento, così li visionate per bene. Ovviamente vi dico, come già accennato precedentemente, che si tratta di un mazzo da non usare così al cuor leggero, cioè nel senso che si può utilizzare, e io lo utilizzo maggiormente per un percorso di crescita e di evoluzione, andando a sondare la parte interiore, quella in ombra, quella che ha bisogno comunque di essere accolta, abbracciata e compresa in modo totale. Quindi si può usare effettivamente insieme ai Notoria per valutare e vedere gli aspetti in luce e gli aspetti in ombra. Non lo consiglio proprio ai neofiti, perché c'è bisogno di studiare. In realtà si può anche utilizzare in forma oracolare, cioè soffermarsi su ogni singola carta, lasciare che appunto ciò che vediamo ci possa dare delle emozioni, delle sensazioni, quindi in base a queste creare una specie di interpretazione. Quindi si può addirittura mettere da parte quelli che sono i reali significati e annotare tutto ciò che ci dice effettivamente ogni singola carta. Come già detto sia per i Notoria, come ho già magari detto più volte, in realtà possiamo leggerli in tantissimi modi. In primis la conoscenza appunto degli arcani maggiori e minori, quindi in base a quello che noi conosciamo, se ovviamente conoscete il significato dei tarocchi. Poi andando a studiare e sondare sia il simbolo, le caratteristiche del demone stesso, di ogni singola carta, ma non solo, anche a livello di indicazioni del segno zodiacale e dei riferimenti astrologici dei pianeti. Si può delineare e definire anche magari in una lettura le caratteristiche
e gli atteggiamenti di una persona. Quindi come vedete ci sono tante di quelle indicazioni che uno potrebbe concentrarsi su un qualcosa in particolare oppure studiare come interpretare in tutti i vari modi possibili. Se vi dovesse piacere questo mazzo, vi ricordo che in descrizione trovate i link per acquistarlo. Adesso noi andiamo a vedere l'ultimo gruppo degli arcani minori. Eccoci di fronte all'ultimo gruppo, quello delle spade, quindi abbiamo dall'asso al numero 10, poi troviamo le nostre carte di coppe. Per fare in conclusione il punto sul mazzo, sul suo utilizzo, abbiamo già visto nel mentre vi ho dato delle indicazioni e che lo sconsiglio a chi ha le prime armi, super consigliato per chi già conosce un po' le caratteristiche dei demoni, magari anche chi ci lavora, perché questo mazzo può essere utilizzato anche a livello ritualistico per evocare e invocare possibilmente un demone. Ovviamente dico se siete esperti, perché altrimenti lasciate proprio stare. Super consigliato, quindi ancora di più per chi vuole fare un percorso di conoscenza, di introspezione e spirituale per la crescita personale, perché viene incoraggiato in un certo senso a non aver paura dei propri demoni interiori, quindi è questo secondo me la chiave di lettura di questo mazzo, anzi di conoscerli, di abbracciarli in un certo senso e cercare magari di sfruttare il nostro lato ombra in qualche modo a nostro vantaggio. Quindi secondo me questa è la chiave principale di lettura. Ovviamente come vi dicevo, deve essere amato, cioè, siccome abbiamo visto che è proprio molto ma molto scuro, anche per me, che a me piacciono tantissimo i colori, si ha qualche difficoltà, perché soprattutto se vedete in ogni singola carta non è così immediato il fatto di intercettare, ci si deve prendere un po' di mistichezza, si deve prendere ogni singola carta, studiarla, vedrete che col tempo riuscirete subito a intercettare i vari numeri, le varie indicazioni. Poi questo asso è bellissimo perché la forma della spada richiama un po' il simbolo, il riferimento in fondo qui all'acquario, molto bella. Artisticamente bellissimo, quindi consigliato anche ai collezionisti da avere appunto come mazzo artistico insieme ai Notoria. Anche qui vi consiglio di fermare il video per osservarli attentamente. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se volete ditemi nei commenti cosa ne pensate e noi poi ci vediamo per le successive puntate. Di nuovo grazie a tutti, ciao!